Un tempo vi erano più coordinate per comprendere le automobili, segmenti chiari e parametri ben definiti come dimensioni, potenza, cubatura del propulsore e volumi. In questo contesto le case generaliste avevano delle gamme facili da analizzare, ma ogni tanto ad alcuni modelli veniva rivolta qualche attenzione in più, facendo nascere delle auto capaci di integrare la personalità della versione di base con delle caratteristiche che potevano donar loro grande complessità e fascino. È senz'altro questo il caso di Opel, che con la Vectra i500 ha saputo declinare il suo modello del segmento delle medie da famiglia in un'auto con un carattere ben definito, che vuole rendere omaggio alla vettura che ha corso nel campionato Superturismo tedesco STV. Prima dell'Opel Performance Center, la cui sigla OPC è ben più conosciuta, vi erano altri acronimi per indicare le versioni sportive della casa di Russell Shane, come GTE o GSI, ma in questo caso quella lettera I che precede il 500 è l'iniziale di Irmscher, un preparatore tedesco esterno a Opel che ha allestito tra le altre la Vectra che correva nel campionato Super Tourenwagen. La Super Tourenwagen Cup venne organizzata dall'ADAC in Germania e ne furono disputate 6 stagioni, dal 94 al 99. La categoria nacque in seguito alla decisione del campionato DTM di omologare auto di classe 1, i cui propulsori da 2,5 litri, l'utilizzo dell'elettronica e le carrozzerie in fibra di carbonio fecero aumentare vertiginosamente i costi per i partecipanti. Nella STV invece i costi vennero limitati adottando il regolamento tecnico classe 2, che prevedeva la partecipazione di auto dotate di propulsori da 2 litri e permetteva maggiori elaborazioni rispetto al gruppo A, ma non aveva i costi proibitivi del DTM. Ed ecco la prima stranezza di questa Vectra i500. Pur essendo nata per omaggiare la vettura da superturismo che correva con il 4 cilindri in linea da 2000 cm3, questa monta un corposo V6 da 2,5 litri, che sopra i 3500 giri al minuto cambia voce, intonando una bellissima sinfonia. A onor del vero, l'elaborazione Irmscher fu disponibile anche per la versione della Vectra 2 litri con 4 cilindri e 16 valvole, ma questa, con il motore più potente e prestazionale della gamma, è senz'altro quella che maggiormente può vantare una parentela con un'auto da corsa. In UK venne altresì realizzata la Vauxhall Vectra ST200, sì, proprio con lo stesso nome della Ford Mondeo pepata dell'epoca, sorella della i500 Continentale, per celebrare l'auto che corse nel British Touring Car Championship. La Irmscher, per questa i500 da 2,5 litri, ha elaborato il propulsore standard codice X25XE, con monoblocco in ghisa e testata in alluminio, erogante in origine 170 cavalli a 6.000 giri al minuto, per 230 Nm di coppia a 3.200 giri al minuto, mediante l'adozione di alberi a camme con profilo più pronunciato, una centralina elettronica dedicata, collettore di aspirazione modificato, silenziatori centrale e posteriore utili a migliorare prestazioni e sound. Dopo questa cura, il propulsore, ora codice X25XEI, sprigiona una potenza di 195 cavalli a 6.500 giri al minuto e 240 Nm a 3.400 giri al minuto. I numeri, seppur di tutto rispetto, fanno ben comprendere che non si è voluto creare un dragster, ma il peso non eccessivo di 1.425 kg, inferiore rispetto a quello delle auto attuali equivalenti, aiuta a rendere la Vectra efficace anche sul dritto. Lo scatto da 0 a 100 km all'ora avviene in circa 8 secondi, mentre la velocità massima è pari a 233 km all'ora. 224 per la Caravan, come la Opel chiama le sue station wagon. Ma se è vero che tanto lavoro è stato fatto sul motore, quello che davvero cambia l'anima della Vectra sono i suoi freni e soprattutto l'assetto, da vera superturismo. Se ci si ferma ai numeri, infatti, non si riesce a comprendere cosa rappresenti quest'auto, che esprime il suo carattere soprattutto grazie alle sensazioni di guida derivate dal suo particolare handling. Le masse non sospese sono composte da bellissimi cerchi ruota BBS da 17 pollici, con pneumatici da 215-45, mentre l'impianto frenante comprende dischi freno maggiorati e baffati da 330 mm davanti e 292 mm dietro, con pinze e pastiglie dedicate.
Ciò che si nota anzitutto è la quasi innaturale pesantezza del suo sterzo. Il comando, seppur servoassistito, deve essere usato applicando una discreta forza in manovra, ma anche in marcia mantiene una consistenza davvero considerevole. Anche il suo riallineamento dopo una curva non è automatico, complici le particolari geometrie delle sospensioni, con le quali si è evidentemente voluto dare questa sensazione di pesantezza, che anche alle alte velocità permette di non avere mai la sensazione di galleggiare sull'asfalto. Ma è l'assetto ribassato di 20 mm che dona alla i500 l'anima da vera superturismo. Le sospensioni a ruote indipendenti, McPherson all'anteriore e a braccio obliquo al posteriore, fanno invertire le asperità del manto stradale sin troppo chiaramente ed il telaio copia tutti gli avvallamenti e le pieghe della strada. È proprio qui che si nota la caratterizzazione che Opel ha voluto dare a questa Vectra e che Irmscher ha saputo realizzare alla perfezione. La sensazione di auto iperassettata nella i500 è stata esplicitamente ricreata grazie a un assetto granitico e a una ridotta escursione degli ammortizzatori. Questa peculiarità fa rilevare un altro aspetto caratterizzante della natura delle medie tedesche di quegli anni, che anche se di case generaliste venivano costruite con grande cura. Proprio questo assetto così rigido, infatti, mette in evidenza la qualità degli interni dello spazioso abitacolo, che in un'auto di oggi, con ogni probabilità, si sarebbero già disgregati, per così dire. Non uno scricchiolio affligge le plastiche ormai 25enni di questo splendido esemplare che, nonostante gli 88.000 km, pochi ma pur sempre sufficienti a mettere in crisi i materiali con ormai un quarto di secolo sulle spalle, vanta uno stato di forma eccezionale. C'è grande ergonomia nella semplicità degli interni della Vectra, ma soprattutto un'abitabilità che oggigiorno si fatica a trovare in auto ben più ingombranti. La strumentazione analogica, grande e ben leggibile, si differenzia da quella della versione Sport per le sole lancette degli strumenti arancioni. È avvolta, assieme all'ampio display del computer di bordo, da un inserto in titanio presente anche sul volante e sulla parte bassa della plancia, dove campeggiano lo stereo ed i comandi del clima automatico. Poco sotto troviamo un navigatore satellitare dell'epoca che anticipa il cambio. La sua leva ha un'escursione ampia, ma si differenzia da quello della Vectra standard per la sensazione degli innesti, più definita, e per il pomello con la I di Irmscher disegnato al posto del primo rapporto. Degni di nota sono i sedili anteriori, davvero comodi, nonostante, guardandoli dai posti posteriori, sembrino addirittura piccoli. Sono semplici, con regolazione manuale anche in altezza e permettono di godere della piacevole guida di quest'auto, dal sound maestoso del motore oltre i 3500 giri e delle comodità, magari durante un lungo viaggio, date dal tetto apribile elettrico e dal cruise control. Questa Vectra i500 è un'auto intelligente, comoda, completa e versatile. Incarna perfettamente il pragmatismo del buon padre di famiglia degli anni 90, che però voleva qualcosa di più in termini di carattere e piacere di guida. È facile quindi capire il perché del successo di queste auto, che facevano affezionare i clienti ad una casa automobilistica che produceva mezzi con queste caratteristiche e che spesso li accompagnavano per una vita intera. La storia con Opel per me comincia all'incirca nel 1992 e mi imbattei in un Opel Kadett 1500 turbo diesel. Era dal punto di vista sia prestazionale sia dal punto di vista dei consumi un'autovettura interessante. Grazie a quello che l'Opel Kadett comunque poté darmi nell'arco di 4 anni di utilizzo, decisi di proseguire poi col marchio Opel, in quanto rappresentava secondo me il DNA che avevo internamente per quanto riguarda le autovetture che avrei successivamente acquistato. Quando poi nel 1997 decisi di cambiare autovettura, l'Opel Vectra fu l'auto che più mi emozionò dal punto di vista del design e come naturale prosecuzione della genealogia Opel che avevo posseduto. Era anche un'autovettura leggermente più grande rispetto a quello che si trovava sul mercato. L'Opel Astra, per esempio, all'interno era più stretta a livello di abitacolo. Diciamo che a livello di affidabilità il marchio Opel mi segue tutt'oggi ed è un'auto che tuttora io utilizzo sia per svago sia per lavoro. Prima di arrivare all'intermezzo sportivo Opel, io in realtà sono passato per un'altra Vectra transitoria che ho posseduto dal 2004 al 2010 ed era un 2002 CDX Caravan.
Questa vettura io, dopo un bel po' di ricerche in internet, andai a prenderla in Germania e la immatricolai quindi in Italia. La sostituzione è stata fatta nel 2010, quando rimasi letteralmente folgorato dall'insignia OPC. Lo Stato italiano, dopo 2 anni che ho comprato la macchina, ci mette il superbollo, quindi da 240 cavalli in su viene aggiunta una sovrattassa che si quantifica in circa 1.200 euro all'anno di costo aggiuntivo. Per cui io nel 2015, dopo aver pagato 3 sovrattasse e dovendo acquistare casa, decido di vendere l'automobile, metto un attimo in pace le mie velleità sportive per andare appunto ad acquistare una Zafira C decisamente più confortevole, 7 posti, ma con un motore dai consumi decisamente più ridotti e soprattutto non aveva il superbollo. Avendo ancora in casa la Vectra a gasolio che avevo acquistato nel 99, decido di guardare se in gamma Opel esiste un modello sportivo della Vectra, una Vectra ventennale con delle prestazioni particolarmente interessanti. A livello di mercato internet feci delle ricerche e scoprivo che in Germania erano state commercializzate delle versioni sportive della Vectra B. Non solo, questa Vectra era stata fatta in onore del campionato Superturismo tedesco che si era svolto dagli anni 97 al 2000. Quello che a me emoziona sempre della Vectra B è il design. Gli specchietti laterali esterni della Vectra B sono senz'altro un elemento originale di un'auto che, tutto sommato, non ritenevamo particolarmente coraggiosa in termini di design. Ora però queste proporzioni misurate e questi volumi definiti vengono spesso rimpianti, poiché il design impersonale e globalizzato, sempre più presente dopo gli anni 2000, ci ha condotto a quel che abbiamo oggi, quasi esclusivamente SUV. La i500 poi aveva delle peculiarità estetiche, come il paraurti cosiddetto a spazzaneve, con quella griglia finta ai lati dello stesso, che è forse l'elemento che richiama più esplicitamente l'auto da superturismo a cui si ispira. Questo esemplare, perfettamente conservato, è una versione restyling del 2000, declinato nella bella colorazione nocturno blau, che sfoggia altresì un'ala posteriore, il labbro sotto paraurti dal quale affiora il silenziatore di scarico dedicato, le minigonne laterali e la targhetta posizionata sulla calandra anteriore. È merito del design di base, però, quello della Opel Vectra, se tutti i vari elementi riescono ad esprimere questo impatto scenico. Il suo design semplice, con i gruppi ottici anteriori e posteriori misurati e ben integrati nella linea, fanno ben capire che arrivano direttamente dai primi bozzetti della Vectra B, caratterizzati da tutte le forme dei vari elementi integrate tra loro e quasi complementari. La cromatura sotto le superfici vetrate che svanisce nel terzo cristallo laterale è un altro apprezzabile vezzo stilistico. Accostandosi all'auto e guardandola verso l'anteriore o il posteriore, si nota la linea di cintura e le proporzioni compatte della berlina media che ricordano un po' la Ford Sierra Cosworth 3 volumi. È come un déjà vu causato dalla nostalgia per i bei tempi andati, quando queste tranquille berline da famiglia rappresentavano una il mondo dei rally e l'altra quella del superturismo. La qualità apprezzata negli interni si nota anche dagli accoppiamenti dei pannelli e dalle finezze costruttive come la guarnizione presente sullo sportello del serbatoio della benzina, la prolunga per togliere i tappi dalle valvole dei pneumatici per evitare di sporcarsi le mani o i gommini che attutiscono le vibrazioni del cofano. Dal mio punto di vista la Vectra è l'auto che totalmente mi soddisfa e che oggi posso sedermi e non mi cambia assolutamente nulla perché è tutto a portata di mano come dovrebbe essere. Dal punto di vista dell'abitabilità io ci sto, visto che sono 1,93 m, sono anche seduto in maniera confortevole e tuttora ricomprerei ancora altre Opel Vectra se potessi. Essendo che la i500 è uscita in prima e seconda serie e gli esemplari prodotti in totale sono circa 1577, la maggior parte di questi esemplari sono stati venduti nel 1998, circa 900 esemplari. La Caravan è estremamente rara perché è stata fatta in 333 pezzi. La Vectra i500 in Italia non è mai stata commercializzata. Ho intrapreso un percorso per far conoscere questo tipo di modello sia al pubblico italiano ma anche al pubblico tra virgolette europeo, in quanto esemplari in condizioni eccellenti non ce ne sono. Quando sono andato ai raduni con l'auto, dal punto di vista estetico l'esemplare suscitava un notevole interesse. Decisi quindi di portare l'autovettura a un evento dove potesse essere messa in luce proprio sia per l'esemplare unico sia per bellezza, e decisi di andare a Stresa Classica. I giudici appena hanno visto l'autovettura hanno detto: ma ti piace vincere facile? E io gli ho detto: beh,
L'esemplare non l'avete mai visto e sono venuto qua apposta per farvelo conoscere. Il giorno successivo venivo premiato nella categoria berlina classica sportiva come primo premio. Un'altra cosa che mi è piaciuto fare per valorizzare ancora di più l'auto appunto è fare la targa oro, per cui mi sono iscritto a un club di zona e da qui ho fatto il percorso per portare la targa oro alla Vectra i500. Durante il viaggio di transito con la motorizzazione tedesca e il venditore ero dietro con il furgone. Ho visto subito che l'auto era molto rigida, si vedeva da come saliva e scendeva sui tombini. Per cui la prima sensazione di guida quando si sale a bordo è uno sterzo molto pesante in manovra e un assetto particolarmente, diciamo, non è rigido, è sportivo, che segue fedelmente appunto tutte le asperità del terreno, però questo aiuta durante la guida a avere una guida molto sicura anche ad alte velocità. E dal punto di vista prestazionale la cosa più bella di quest'auto è il suono del motore, in quanto sopra i 3500 giri diventa quasi gutturale per arrivare fino a 7000 giri. La potenza di questo esemplare è stata portata da 170 cavalli di serie a 194 cavalli. Irmscher ne ha curato anche la modifica del motore, mettendo degli alberi a cam specifici, un collettore di aspirazione maggiorato e una mappatura specifica della centralina motore. Ma l'aspetto dinamico è senz'altro quello che più caratterizza la Vectra i500 e una volta provata, la sensazione dell'assetto piatto e la sua voce suadente accendono l'interesse e fanno tornare subito la voglia di guidarla. Per carpire qualche altra sfumatura del suo carattere. Guidandola e sentendo il suo beccheggio sugli avvallamenti, ce la si immagina in livrea racing saltellare tra i cordoli nel campionato STV. E quando si procede a bassa velocità, con il suono del suo corposo V6 al minimo, sembra vederla incedere lentamente, pronta per rientrare ai box. Certamente gli ammortizzatori non sono adatti a garantire il comfort sulle strade dissestate, ma danno un grande appoggio in curva ed una stabilità eccezionale. La trazione anteriore e tutto il peso davanti non la rendono troppo sottosterzante, questo anche grazie all'aderenza dei Michelin Pilot Sport Cup 2 con cui è equipaggiato questo esemplare. Disattivando il traction control bisogna davvero esagerare per innescare il sottosterzo ed in rilascio il posteriore si allarga per aiutare a contrastarlo. La frizione è morbida e ben modulabile, mentre il pedale del freno è talmente avanzato rispetto a quello dell'acceleratore che quasi impedisce l'esecuzione del punto attacco. Il motore, oltre ad essere bello da vedere perché non inscatolato, con i condotti dell'aria a vista e le plastiche che profumano ancora di nuovo, ha un ampio range di utilizzo. Riprende bene in basso, ma dai 3.500 ai 7.000 giri è entusiasmante. Quella che regala la Vectra i500 è un'esperienza di guida davvero interessante, che richiede più di qualche chilometro per essere realmente compresa ed apprezzata. Poco male se 25 anni fa Jeremy Clarkson la definì un mero esperimento di marketing. Per realizzarla hanno lavorato su motore, assetto, freni, scarico, e la cosa più importante è che queste modifiche hanno radicalmente cambiato il carattere della Vectra da cui deriva. Saremmo fortunati a vedere ancora esercizi di questo tipo, che ora consistono al massimo in qualche adesivo ed in una cassa acustica per far sembrare che il motore faccia più rumore. La i500 è un'auto particolare. Ci aiuta a fare un tuffo nel passato, in un'epoca in cui le medie erano automobili concrete e di sostanza, sia qualitativa che tecnica. Al contrario di oggi, in cui la semplice percezione di lusso e qualità è più che sufficiente. Ora basta pronunciare le parole premium e infotainment per ammaliare qualche poco informato acquirente. Le auto di questo segmento erano sobrie, intelligenti e ben fatte e facevano inorgoglire i propri possessori perché, oltre ad essere concrete, in alcuni casi sapevano essere anche emozionanti. Era bello poter trovare il prezioso in un Opel Vectra, invece che poterlo fare, come accade oggi, solo in auto carissime, potentissime, pesantissime e con cerchi da 20 pollici e più. Anche perché queste vecchie automobili erano quelle con le quali crescevamo e che venivano in nostro soccorso quando ne avevamo bisogno. Se gli utenti non le apprezzano quanto facevano in passato, è perché oggi, per larga parte, la società non sente di averne più davvero bisogno.
né di vetra né di sostanza. Ed è un vero peccato, perché a quei tempi mi sembrava fossimo tutti un po' più felici e soprattutto ottimisti.